sai che se io mettessi, secondo me, una goccia d'acqua qua e lasciamo la cialda una mezz'oretta, dopo mezz'ora la troviamo bagnata tutta, anche solo con una goccia, perché si espande. Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati sul mio canale. Oggi un video improvvisato all'ultimo perché non ce l'ho fatta. Ho letto questa settimana troppi vostri commenti su questo argomento, ho detto voglio dire la mia, poi libero come sempre ognuno di pensarla come preferisce, però io devo dire la mia su questo argomento, che è la cialda che si bagna, perché ho ricevuto troppi video, troppi messaggi su questo argomento in cui mi mostrate la vostra cialda che si bagna, come avete pressato la vostra chiarinottone, e quindi oggi voglio affrontare in maniera definitiva questo argomento, così la mia opinione la sapete, poi fate come preferite come sempre, quindi sigla e iniziamo. Allora, l'argomento di oggi nasce da appunto tante domande che voi mi avete fatto su questo argomento, ma soprattutto da un post nel mio gruppo Facebook privato Amici 99 Caffè, riservato a tutti quelli di voi che hanno comprato sul mio sito. Quindi se avete comprato sul mio sito iscrivetevi al gruppo Facebook Amici 99 Caffè, perché è un modo per confrontarci appunto su temi inerenti alla qualità del caffè, la migliore uscita del caffè. E una persona che aveva comprato una macchinetta, proprio una Aroma Plus, pubblicava appunto un post in cui diceva che era soddisfattissima della macchina, il caffè a braccio gli era piaciuto tantissimo, ma si domandava se doveva regolare la chiera perché aveva trovato la cialda addetta troppo bagnata. Forse questo nasce da qualche mio errore che nei video non sono riuscito a trasferirvi il mio pensiero in merito appunto al fatto che la cialda si bagna. Quindi oggi vorrei ripartire da che cos'è la chiera regolabile, tipicamente in ottone, e a cosa serve e di conseguenza come va regolata. Partiamo dal presupposto che non tutte le macchine sono dotate di chiera regolabile. Poi alcune ne sono dotate ma non in ottone, e in questo caso preferisco sempre la chiara in ottone. Parliamo ad esempio della Frog o Baby Frog. Non hanno la chiara regolabile, vuol dire che il produttore di IDS ha deciso uno standard di pressatura che è sempre quello e non può essere regolato e va bene per tutte le cialde. E questa è già una risposta per dirvi come la regolazione ben fatta tipicamente non va sempre ritoccata, e quindi se in una DDS la cialda si bagna leggermente voi non potete farci niente perché è così, è già preregolata e nessuno mai si è scandalizzato. Per fortuna però esistono anche macchine in cui la chiara si può regolare, perché nel caso della DDS, quando la cialda esce proprio acqua dai lati della cialda perché la pressa non tiene più, perché comunque con l'uso continuo della leva si va leggermente a ammorbidire il meccanismo, su DDS ci vanno messi degli spessorini che trovate in descrizione nel link del mio sito, che rialzano leggermente la parte sotto del portafiltro e quindi la pressa torna a pressare in maniera ermetica e quindi non ci sono problemi sul fatto che perde acqua dai lati della pressa. Su altre macchine invece come questa Aroma Plus questa chiera può essere regolata, e soprattutto una regolazione che si fa appena la macchina vi arriva. Come si regola? Tipicamente a macchina fredda, meglio perché non vi scottate, oppure altrimenti usate un utensile e si va a mettere una cialda, pressare e andare a erogare il primo caffè. Se vediamo perdere acqua, poi lo faremo vedere per bene, allora la pressa andrà stretta di più e pressata di più, e si fa svitando la chiera. Svitandola verso sinistra la chiera si abbassa e vedete quanta forza più si fa perché la chiera è scesa e quindi io sto pressando di più e quindi sicuramente la pressione sarà più forte. Avvitandola quindi sulla destra la chiera sale verso l'alto, la pressione sarà inferiore e io riuscirò a pressare più facilmente la leva. Dobbiamo trovare un equilibrio per far sì che il caffè esca bene. La chiera non è l'unico parametro per non far uscire l'acqua dai lati della pressa, perché c'è un altro parametro fondamentale, è la guarnizione. La guarnizione è soggetta a usura. A forza di schiacciare centinaia di volte, prima o poi la guarnizione si appiattirà oppure si deteriorerà, e questo avviene anche quando soprattutto lasciamo le cialde seccarsi dopo l'erogazione, ce la dimentichiamo là, quella cialda che si secca si va a attaccare alla guarnizione e si deteriora più velocemente. La guarnizione è un ricambio da pochissimi euro, la trovate anche quella sul mio sito. Io vi consiglio di cambiarla prima di andare a stringere la chiera, verificate che la guarnizione sia a posto, perché cambiare una guarnizione che basta sollevarla e con un coltello staccarla e mettere la nuova è un'operazione semplicissima e costa pochissimo. Andare sempre a stringere la chiera fa sì che a lungo andare
tutto il meccanismo della leva si vada a deteriorare. Più è pressata la leva, più si deteriora il meccanismo, quindi non esagerate mai a stringere troppo la ghiera. Parliamo di un altro argomento collegato alla ghiera, che è la macinatura che il torrefattore fa. Quando noi andiamo in un bar è fondamentale che il barista al mattino, con la macchina bella accesa e il macinino pronto, va a farsi un caffè con la macinatura pronta del macinino del giorno precedente, eroga un caffè, l'assaggia e decide se è buono o no. La sua capacità di discernere se il caffè è venuto bene o è venuto male farà sì che poi andrà a registrare la macinatura, quindi l'andrà leggermente ad allargare per fare un macinato leggermente più largo, lo andrà a stringere per fare un macinato più fino. Questa è una cosa che il barista tutti i giorni fa, si assaggia i primi caffè e ha tarato la macchina. In realtà poi un barista eccezionale addirittura ritara la macinatura anche nel corso della giornata. Tutte queste cose noi non le possiamo fare perché la macinatura all'interno di questa cialda l'ha deciso il torrefattore. Per esempio io per la mia miscela a braccio ho scelto una macinatura molto fine, cosa significa? Che sicuramente la cialda a braccio è più fine, quindi l'acqua fa più fatica tra virgolette a passare, ne esce un'estrazione più lenta proprio perché l'idea della mia miscela a braccio è fare il classico espresso napoletano che è caratterizzato da sapori forti, intensi, in cui tutta l'acqua, tutta la forza della pompa deve attraversare il panetto ed esprimere il massimo da questa cialda. Se prendete la mia cialda pensiero è l'opposto, è macinata molto più fine, esce più velocemente perché deve dare un gusto molto più delicato. È normale quindi che se dopo un'estrazione confrontiamo la cialda di abbraccio rispetto a una cialda pensiero, questa avrà i bordi molto meno bagnati perché la macchina rispetto all'abbraccio ha sforzato molto di meno. Per l'abbraccio è una macinatura più fine, la macchina lavora di più e quindi la pressa è più sforzata, non so come rappresentarvelo, però è normale che si bagna di più ai lati. Cosa significa questo? Niente, significa che dopo che io ho fatto una cialda pensiero o una cialda a braccio, in base a come il torrefattore ha deciso la macinatura, io andrò a berlo e andrò a decidere se quello è il mio gusto o non è il mio gusto. Fortunatamente, se abbiamo una ghiera regolabile, possiamo ancora aggiustare il gusto. Quindi, quando si degusta un caffè, lo si assaggia e lo si va a scoprire, non si fanno mai confronti del tipo bevo questa, un istante dopo bevo questa e un istante dopo bevo quest'altra. No, io ho deciso che mi fido di 99 caffè, voglio assaggiare la miscela a braccio, perfetto, mi compro una scatola, vado a mettere la mia cialda di abbraccio, la estraggo, l'assaggio e vedo com'è, mi piace sì o no. Non mi piace perché non mi piace, è troppo forte? Allora cosa dovrò fare? Dovrò andare a far salire la ghiera, quindi alleggerire la pressione della pressa sulla cialda ed erogare di nuovo la stessa cialda a braccio. Vedrete che quella stessa cialda a braccio avrà un sapore e un gusto più morbido perché appunto la pressione all'interno dell'estrazione è minore e ovviamente il gusto viene più morbido. È quello che vi dicevo all'inizio che fanno i baristi che hanno una macchina addirittura con la pressione regolabile. Sono macchine costosissime, non si trovano nei bar comunemente, ma nelle caffetterie specialty o comunque in alcuni tipi di bar che hanno fatto questo investimento, il barista può regolare la pressione e voi l'avete fatto regolando la ghiera. Quindi troppo forte, troppo amaro il gusto, fate salire la ghiera, allentate la pressione della ghiera, si bagnerà un po' di più ma non è un problema e il gusto verrà più morbido. Lo volete più forte, più cremoso, più corposo, volete estrarre di più? L'opposto, svitiamo la ghiera si andrà ad abbassare, presserà di più, usciranno meno gocce, anzi le gocce non devono proprio uscire, comunque si bagnerà meno la cialda ai lati e questo stesso abbraccio che prima l'abbiamo fatto più morbido possiamo farlo più forte, più intenso. Questo vale per il mio abbraccio ma per qualsiasi altra miscela, quindi avere una ghiera regolabile è una possibilità in più di assecondare il vostro gusto. Tornando al discorso del gusto e soprattutto al discorso di prima del barista, secondo voi il barista decide la regolazione del macinino in base a come vede fino o grosso il caffè o in base al gusto del suo caffè di testa al mattino che il primo se lo dovrebbe bere lui? Quindi voi andrete a decidere la regolazione della ghiera in base a quanto il bordino della cialda è bagnato o in base all'estrazione che ha fatto la macchina e al gusto che avete trovato? Secondo me guida sempre il gusto. Io non ho mai visto decidere se un'estrazione è giusta da quanto si è bagnata la cialda. L'unica estrazione sbagliata in cui la cialda va regolata ve la mostro subitissimo. Allora, innanzitutto la tiro su per farvi capire il problema. Ovviamente questa ghiera potrebbe essere più dura, potrebbe essere più morbida. Innanzitutto questa scotta, se non avete le dita bioniche tipo me, fatele o con un utensile oppure fatelo a macchina fredda. Tra l'altro la ghiera può essere svitata per essere pulita bene, togliete anche il beccuccio sotto e pulitela ogni tanto perché spesso, anzi non tanto spesso, ma talvolta può rimanere bloccata se c'è qualche impurità all'interno della filettatura, quindi se ogni tanto la svitate tutto, una volta ogni 6 mesi e la pulite, male non vi fa.
E quindi andiamo a provare un'estrazione di abbraccio, configurando la leva così. Guardate, sta trafilando acqua perché la ghiera non è regolata bene, quindi questo caffè non sarà tanto cremoso perché sta perdendo acqua dalla pressa e quindi questo caffè sicuramente non mi piacerà. Perché? Perché non è estratto tutto quello che c'è nel panetto del caffè. Guardate, non ha fatto crema. Se io faccio la stessa identica estrazione, sempre con una cialda a braccio, stringendo bene la ghiera, il risultato sarà completamente opposto. Allora, stringiamo. Facciamo scendere la ghiera, anche troppo così. Ok, riproviamo un'estrazione. Ho abbassato la ghiera, quindi l'ho svitata, che fa sì che si stringa di più la pressa e la pressione quindi sia maggiore, e rifacciamo l'estrazione. Guardate come ci mette più tempo, il colore è più nocciola. Io non so se questo in telecamera riesco a trasmettervelo, ma guardate quanta più cremosità sta dando. E questa, in questo momento siamo in una macchina accesa da poco, non ho scelto l'acqua con tanto residuo fisso, quindi un'estrazione veramente base, solo per farvi capire la differenza tra questi due risultati. Guardate il colore, guardate la corposità, la cremosità. Sono due miscele diverse, quindi se voi avete la macchina regolata come la prima mi direte che il mio abbraccio non vi piace. Se avete la macchina regolata come la seconda estrazione probabilmente vi piace la corposità, la cremosità, il colore, e saranno due caffè diversi. Ve li assaggio, ma questo non vorrei assaggiarlo perché già dall'odore non riconosco la mia miscela, è annacquato, non so definirlo diversamente. È un caffè stile moka. Ci può stare se uno è appassionato di un altro gusto. Questo è un caffè che al palato è già diverso nella consistenza, è totalmente più intenso, è più corposo e quindi me lo finisco, però è giusto per far capire l'esempio. Giusto, questo è il risultato della cialda che io non sono mai andato a guardare, mi sembra comunque bagnata. Anche perché un trattato scientifico che dice che la carta non si bagna immersa in un umido non l'ho ancora trovato, ma mi hanno sempre detto che le gocce bagnano e la carta si inumidisce tutta. Comunque, quindi il mio consiglio è: assaggiate i caffè, non giudicateli solo dalla vista, da come viene, e soprattutto attenti a serrare a morte queste macchine, perché se si fa fatica a schiacciare la leva si deteriora tutto il gruppo, la leva prima o poi prenderà un gioco, e ci capita di riparare delle macchine che si vede sono state sforzate per questo motivo e quindi poi vanno in riparazione perché comunque la leva prima o poi si andrà a deteriorare. Quindi se vogliamo assaggiare un caffè nuovo, mi raccomando, datevi del tempo per assaggiarlo. Se avete una macchina della ghiera regolabile, approfittate di questa opportunità per regolare bene la ghiera. Se si cambia miscela, di solito non serve andare a riregolare la ghiera, magari appunto, come dicevo, questa è una macinatura più fine, quindi necessita di una ghiera un po' più stretta, questa è una macinatura più larga, ha bisogno di una ghiera più lenta, ma di solito è questione di pochi millimetri. Per un utilizzo normale certe volte neanche ci se ne accorge, c'è bisogno di riregolarla oppure basta toccarla leggermente. Io sinceramente mi capita in ufficio provare tanti caffè e comunque risalgo anche con collaboratori, non stiamo lì a ogni caffè a riregolarla, lo facciamo solo in caso appunto di tanti cambiamenti che vedono proprio trafilare l'acqua ai lati, come vi ho fatto vedere nel video di esempio. Adesso voglio premiare chi di voi ha commentato il video settimana scorsa e se non l'avete fatto vi invito ad andare a vedere. E se volete vincere voi, mi raccomando, commentate il video di questa settimana prossima potreste essere voi a essere premiati. Vince Raffaello B. Raffaello, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione il tuo indirizzo, il tuo numero cellulare, che macchinetta utilizzi, per me sarà un piacere omaggiarti le mie miscele. Per tutti gli altri ci vediamo sabato prossimo alle 2, un saluto da Claudio, ciao!